Ciao a tutti e ciao a tutte e ben arrivati sul canale. Nel video di oggi voglio parlarvi di come ottenere sui vostri capelli un nero corvino, un nero dai riflessi blu oppure viola con le erbe tintorie. Ebbene sì, la madre natura è stata talmente generosa da permetterci non solo di coprire i capelli bianchi con le erbe tintorie, ma addirittura ci permette di sbizzarrirci e ci permette di ottenere questi colori molto più intensi. Ovviamente ci vuole magari un po' più di impegno e di applicazione, però è possibile. Personalmente io ho condiviso anche con voi in uno dei video passati i risultati che io ho ottenuto sulla mia ricrescita bianca, addirittura facendo il doppio passaggio, quindi applicando prima la Lawsonia e poi un passaggio di solo Katam, ed il risultato è stato veramente questo nero molto profondo e intenso. Io personalmente preferisco il castano, quindi quello è stato solo un esperimento per vedere cosa veniva fuori e il risultato che ottenevo. Quindi, come vedete, addirittura questi colori molto intensi si possono ottenere tranquillamente anche sulla ricrescita bianca. Però vediamo come fare. Diciamo, come procedimento ci devono essere due passaggi, nel caso soprattutto in cui si hanno i capelli bianchi. Nel caso in cui non si hanno i capelli bianchi si può anche evitare magari il primo passaggio della Lawsonia. Quindi c'è un primo passaggio preparando una pastella con unicamente la Lawsonia e l'acqua calda, ma ve ne ho già parlato, insomma vi lascio il link alla guida completa alla preparazione e all'applicazione delle erbe tintorie. Quindi si prepara la pastella con unicamente la Lawsonia, si applica e si lascia in posa per un massimo di 3 ore e poi lo stesso giorno, se si riesce, o se no il giorno dopo, si prepara una pastella con unicamente solo Katam oppure solo Indigo. Decidete quale delle due utilizzare in base ai riflessi che volete ottenere. Ve ne ho già parlato nel video precedente, ossia con il Katam ottenete dei riflessi più caldi che vanno sul viola o sulla prugna, mentre con l'indigo ottenete dei riflessi molto più freddi che vanno sulle tonalità del blu. Ecco, detto ciò, il secondo passaggio può anche essere solo insomma di 2 ore, quindi il tempo di posa può essere anche di solo 2 ore. Tenete presente che se il risultato che ottenete non vi soddisfa subito, c'è soprattutto da tenere presente che il colore di base incide tantissimo sul risultato ottenuto, la porosità dei capelli incide, come incide anche la qualità delle erbe tintorie che utilizzate. Se non vi soddisfa il risultato, magari provate a cambiare il brand che utilizzate proprio per vedere se colora di più un altro. Dicevo, se non vi piace o non vi soddisfa l'intensità del nero che ottenete subito, potete fare soprattutto all'inizio delle applicazioni ravvicinate, quindi ogni 3-4 giorni potete fare delle applicazioni con solo Katam oppure con solo Indigo, proprio per permettere all'Indigo di fisarsi sui capelli. È vero che l'Indigo e il Katam, a differenza della Lawsonia, non si legano alla cheratina, però scaricheranno i primi 2-3 shampoo, però poi dopo fidatevi, si fissa sui capelli. Se non si fissasse, la mia ricrescita sarebbe rosa, e ne ho parlato di questo anche nel video precedente. Ecco, dicevo, ci sono tantissime di voi che non avete dei capelli bianchi e vi chiedete se è possibile evitare il primo passaggio con la sola Lawsonia. Allora, se la vostra base di partenza è già molto scura, quindi è un castano molto scuro, potete tranquillamente provare ad utilizzare solo il Katam oppure solo l'Indigo e vedere se il risultato che ottenete vi può soddisfare o meno. Evidentemente, se utilizzate prima un passaggio di Lawsonia, create una base sulla quale l'Indigo e il Katam è più facile che si attacchino, quindi che duri anche di più come colore. C'è una premessa da fare, proprio perché ci tengo che non rimanga nessuno deluso.
Tenete presente che si tratta sempre di erbe tintorie naturali, quindi si tratta di un'erba tintoria essiccata e polverizzata che applichiamo sui nostri capelli. Non hanno la potenza delle tinte chimiche, quindi non avrete mai il blu che vedete nelle foto che ho ottenuto con le tinte chimiche, oppure il viola di base che proprio stai anche nel buio, più buio, ti mette una luce addosso e i capelli viola. No, questi riflessi blu oppure viola che si vedono soprattutto alla luce naturale del sole, quindi la base è sempre una base scura, quindi una base nera. Ecco, e per intensificare questi riflessi c'è chi si trova benissimo ad aggiungere alla miscela di katama oppure di indigo del bicarbonato, perché loro già amano l'ambiente basico. Il bicarbonato non fa che appunto creare un ambiente propizio per il rilascio del colore sui capelli. Un'ultima cosa che volevo dirvi: non rimanete male se notate che appunto applicando il katama o l'indigo da soli, quindi la miscela che è preparata solo con l'indigo e acqua oppure katama e acqua, tende a cadere a pezzetti. Tutte queste due erbe hanno una consistenza diversa proprio dalla lausone e dalla cassia, e sono più granulose, quindi anche più difficili da spalmare e da stendere sui capelli. Niente, spero di avervi detto tutto. Vi lascio anche il link approfondito a tutto quello che vi ho detto oggi, con in più qualche altro dettaglio. Se volete consultarlo ve lo lascio sia nell'info box del video che qui sopra da qualche parte. Spero che il video vi sia tornato utile. Se avete altri suggerimenti oppure domande, non esitate a lasciarle qui sotto. Ricordatevi di lasciare un like al video se vi è tornato utile, se vi è piaciuto, condividetelo con le vostre amiche e iscrivetevi al canale. Ci vediamo presto, ciao!